Dopo un periodo in cui la creatività architettonica del nord Europa era rimasta come dormiente, la stabilità del periodo successivo alla Controriforma diede agli architetti di Austria e Germania della fine del secolo XVII sufficiente sicurezza e produsse significative innovazioni. La breve ma propizia stagione barocca in Austria ruotò principalmente attorno alla rivalità tra Johann Fischer von Erlach e Johann Lucas von Hildebrand. Molti progetti vennero affidati a Johann Fischer von Erlach, la cui erudizione permetteva di portare avanti opere come la Karlskirche, dai numerosi riferimenti esotici. La Karlskirche è un simbolo della grandezza imperiale, anche se manca della fluidità delle opere di Gian Lorenzo Bernini a Roma. L'immaginazione si lascia prendere dai singoli episodi narrativi presenti all'esterno, come le imitazioni della colonna di Traiano, la cupola barocca e gli archi ovali. L'esterno risulta così frammentato e senza elementi di continuità. Così le distanze concettuali tra i diversi elementi diventano tanto importanti quanto gli elementi in sé. Il posizionamento delle colonne si ispirava al Tempio di Gerusalemme, ma le figure a spirale e il gigantesco piedistallo sono un'imitazione della colonna di Traiano a Roma. Le colonne raffigurano la vita del riformista Carlo Borromeo e i muri retrostanti si piegano verso l'interno come per accogliere le colonne. Il tamburo è barocco con sottili e graduate protrusioni che continuano sulla trabeazione. Una transizione interessante tra trabeazione e cupola è lasciata a una teoria di sculture sopra il cornicione che include figure, pinnacoli e oculi oblunghi traforati nella cupola. La parte più alta conferma la progressione da forme semplici ad altre sempre più complesse, con finestre che ricordano l'arredo barocco. Archi ovali coronano la parte mediana, la parte più bassa delle torri laterali e modellata sull'idea dell'arco trionfale, ma con coppie di pilastri che lo fiancheggiano su entrambi i lati. L'architettura di Fischer von Erlach e in maniera più ampia il barocco austriaco-tedesco tentarono di mantenere un'unione tra architettura, scultura e pittura e di integrarle nello sviluppo delle città. Ciò può essere considerato un riflesso di come il XVII e XVIII secolo leggevano il senso sociale dell'architettura. La vita breve del barocco in queste regioni dimostra invece che determinate forme artistiche si svilupparono indipendentemente una dall'altra. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!